Con questa 22esima lezione arriviamo finalmente alla gestione delle obiezioni. Una delle parti sicuramente più critiche della vendita, dopo la presentazione del prodotto e quant'altro abbiamo visto, no, negli innumerevoli incontri, arriviamo a lì dove tanti si fermano. Prima però di parlare di gestione dell'obiezione, vorrei specificarti una cosa importante, che per obiezione io non intendo tutta quelle forme di domande, di richieste di maggiori informazioni che tante volte il cliente fa proprio attraverso quella che sembra un'obiezione, ma non lo è. Anzi, è, e lo ripeto, proprio una richiesta di maggiori informazioni e la formula in quella maniera lì. Ed è una cosa molto molto importante comprendere perché quella falsa obiezione è la manifestazione di un interesse da parte del cliente a quello che stiamo dicendo e lui la formula in quella maniera là, obiettando un qualcosa che non ha capito, su cui vuole avere più informazioni. Le obiezioni propriamente dette invece appartengono a due categorie, quelle emotive e quelle razionali, e vengono fuori sulla base di altro che adesso inizieremo ad osservare. Veniamo anzi direttamente alle slide, anche oggi ho preparato un paio di cose per te. Parlando di obiezioni emotive, vedi che siamo ormai alla penultima lezione di questa quarta macro sessione sulle fasi della vendita e per affrontare questo tema mi piacerebbe richiamare alla memoria quel modellino che abbiamo visto, il Prism Brain Mapping, che individuava, ti ricordi, quattro categorie. Empatico e creativa sono quelle personalità che più naturalmente sviluppano facilmente attività legate all'emisfero destro, no? A attività legate a stimolazione neurofisiologica sulla parte destra del cervello. E poi la classificazione in direttiva e analitica delle persone che diciamo svolgono più naturalmente attività che fanno capo all'emisfero sinistro. Le prime, empatico e creative, potremmo anche sommariamente classificarle come persone che hanno una certa propensione a fidarsi, mentre persone appunto direttive e analitiche sono persone che hanno piacere e gli viene spontaneo, insomma, sono portate a prendere loro la decisione. In che maniera ci può essere utile questo modello? Perché, per come la vedo io almeno, trovo una certa somiglianza e attinenza tra le persone empatico e creative che hanno una certa propensione a fare obiezioni emotive, mentre le persone direttive e analitiche sono molto spesso fanno obiezioni più di tipo razionale, il che non vuol dire chiaramente che possa essere anche viceversa. Le obiezioni emotive si dividono in relazionale e commerciale, e affronteremo questa distinzione nella prossima slide, e le obiezioni razionali poi possono essere ulteriormente divise in generiche e specialistiche. Questo invece lo affronteremo nella prossima lezione. Le obiezioni emotive, quello che mi interessa dire qui è che è un'obiezione che deve essere gestita prendendo un po' in mano il cliente e la situazione. Un cliente che di natura empatica o creativa è un cliente che molte volte deve essere rassicurato o va comunque guidato in quella esplorazione che magari da solo in quel momento non riesce a fare, proprio perché è una persona che ha una certa propensione, no, a fidarsi, e quindi il venditore può e deve avere proprio questo ruolo di guida e di supportare il cliente prendendo in mano la situazione. Nel caso delle obiezioni razionali, come vedremo nella prossima lezione, qui c'è un vero problema, no? Che probabilmente nella presentazione del prodotto e del servizio, con magari il modello caratteristiche, vantaggi e benefici, non siamo riusciti a percepire questo problema sottostante, reale e concreto.
abbiamo avanzato nella nostra obiezione, nella nostra argomentazione, e poi alla fine ci troviamo con l'obiezione del cliente perché viene fuori questo problema. Quindi qui naturalmente la soluzione sarà quella di guidare il cliente e capire il problema e guidarlo verso la soluzione del problema. Però ripeto, lo affronteremo poi nella prossima lezione. Senza alcun dubbio riconosciamo i clienti con cui siamo più simili e riconosciamo anche i clienti con cui siamo viceversa un po' più diversi, no? Sì, sulla base anche della classificazione del Prism Brain Mapping e quindi diciamo obiezioni emotive e soprattutto obiezioni relazionali possono avvenire con quei clienti con cui siamo più diversi, no? Perché? Perché la nostra distanza di modo di ragionare, vedere le cose, comunicare, affrontare un pochettino tutto ci mette su due posizioni che devono essere appunto riavvicinate. Quindi domandarci qual è il nostro profilo dominante in questa classificazione proposta col Prism Brain Mapping e qual è quella del cliente, cosa possiamo fare, no? Come possiamo comportarci per ridurre un pochettino queste distanze, sicuramente non può che aiutare. Un altro modello che è sicuramente interessante, non so se conosci, te ne parlo veramente brevissimamente, è il metodo dell'analisi transazionale. Poi trovi anche sia sul Prism Brain Mapping di nuovo che sull'analisi transazionale trovi in bibliografia gli studi di Eric Berne in questo caso con la letteratura che riguarda. L'analisi transazionale dice in maniera estremamente breve che in ciascuno di noi coesistono, no, tre figure principali, quella genitoriale, quella dell'adulto e quella del bambino, in funzione di quella che è stata la nostra educazione, di quelle che sono state soprattutto anche proprio la nostra educazione, il rapporto con i nostri genitori, l'una o l'altra figura, una delle tre, può rimanere predominante, no? Per esempio abbiamo avuto dei genitori rompiscatole e ipercritici, è possibile, è probabile che il nostro modo di riproporre, no, quegli atteggiamenti che abbiamo imparato dai nostri genitori rimanga un pochettino predominante in noi. No? Al contrario, un'educazione molto permissiva ci ha consentito di fare il cavolo che ci pareva fino a X. No, personalità del genere permane la natura, no, del bambino un pochettino più pronunciata. Poi c'è la dimensione dell'adulto, no, che diciamo è la dimensione un pochettino più stabile, equilibrata, che sa quando come dosare un pochettino le cose. Nel rapporto con il nostro cliente, per il nostro cliente succede la stessa cosa, e quando abbiamo relazioni con lui, a seconda del cliente possiamo trovare, e a seconda anche della situazione con ciascun cliente, possiamo trovare persone che si trovano in diversi stati dell'io, no? Adulto, genitore, bambino. E comprendere come le caratteristiche di ciascuno di questi stati dell'io sia opportuno relazionarsi può aiutare, perché un genitore probabilmente si aspetta di interagire con un bambino, no? Un bambino probabilmente ha bisogno di un genitore, un adulto si vuole confrontare con un adulto, no? Me ne rendo conto, veramente distinzioni e considerazioni sommarie e del tutto superficiali, però te le propongo come spunto per andare ad approfondire quella che è l'analisi transazionale, che nella vendita è un qualche cosa che è stata proposta e ha il suo perché.
Quindi con il cliente censore proviamo l'approccio transazionale per vedere appunto che benefici possiamo trarre. Quando al contrario la relazione è ok, la presentazione è stata eccellente, noi siamo stati super professionali, siamo stati quello che il cliente si aspetterebbe da un venditore, ma il cliente ci deve pensare, no? Lo vediamo che si blocca e quindi la domanda giustamente è cosa possiamo fare, cosa è successo. Beh, il problema è semplicemente che il cliente ha paura, sa che il prodotto è valido, ci considera dei professionisti, l'abbiamo confermato ulteriormente in questa visita, però questo non lo rassicura definitivamente. D'altronde no, i soldi sono suoi e giustamente li investirà in quello che lo fa sentire più sicuro e più tranquillo. Quindi noi che cosa possiamo fare? Beh, quando ripeto, sul piano relazionale non ci sono problemi e la presentazione del prodotto è stata fatta perfetta e con la giusta professionalità, forse più che insistere ancora su aspetti molto professionali che rischiano di mettere anche una piccola distanza, no, tra noi e il cliente, io in questi casi, che non sono comunque mai facili, cercherei invece di stabilire proprio un rapporto un po' più sul piano personale, perché delle volte capita che con il cliente, no, ci sia bisogno anche del piano personale, del rapporto sul piano personale, il che significa non che gli dobbiamo portare i nostri problemi, non significa assolutamente che gli possiamo chiedere dei favori per comprarci qualcosa, questo mai, ok? Ma significa fare un piccolo passo sul piano personale, no? Soprattutto quando e ci proponiamo come grossi professionisti, curare anche tutto quell'aspetto che riguarda un po' il rapporto sul piano personale, perché in fondo la vendita, anche in ambito B2B, è sempre un rapporto anche personale. Ci sono clienti che quel piano per loro è giustamente importante. Bene, questo era un pochettino quello che mi faceva piacere dirti riguardo alle obiezioni emotive o pretestuose, insomma, tutte quelle obiezioni, abbiamo detto, che non sono una richiesta di maggiori informazioni in primis e che non poggiano su un problema reale che va risolto e che appunto come è l'obiezione razionale lo affronteremo nella prossima lezione. Ricapitolando invece appunto i due o tre concetti, abbiamo che l'obiezione emotiva va affrontata proprio sul piano emotivo, può essere caratteristica di alcune personalità, diciamo, ci sono strumenti come la classificazione che abbiamo visto addietro con il Prism Brain Mapping, che ci può aiutare un pochettino a capire quali sono le nostra categoria a cui apparteniamo e quella del cliente, quanto io e lui siamo diversi, e di conseguenza fare delle riflessioni grazie a quel modellino lì può aiutarci ad avvicinare le posizioni. Oppure abbiamo parlato anche un pochettino di analisi transazionale con i soggetti un pochettino più critici, genitoriali, e capire quali possono essere. Tutte queste situazioni in cui appunto non c'è un problema o c'è una personalità particolarmente critica davanti e delle volte, ecco, meno che buttarla sul professionale, sul tecnico, in questi casi, come abbiamo visto, può essere utile cercare di spostarsi un po' di più sul piano personale e quindi avere cura di stabilire una migliore relazione, un avvicinamento delle reciproche posizioni, perché questo può aiutare a superare questo impasse che non deriva da un problema reale e concreto. Come abbiamo detto, infine, se non riusciamo a concludere, dopo che abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare, non c'è problema. Questa visita è andata così, la prossima volta, come diceva Rossella Guevara, è un altro giorno. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Ciao.